Ciao, oggi nuovo video sul canale, nuova video recensione, ma innanzitutto ditemi come state voi, come sta andando la vostra quarantena, che cosa state facendo di bello o di meno bello, scrivetemelo lasciandomi un commentino sotto. Oggi siamo qua, se ci si riesce, perché è tutto il giorno che qui da noi c'è un concerto tra giardinaggio e discoteca e niente qua, quanto sogni un po' di silenzio. Quindi se ci si riesce vi porto questa video recensione di un libro uscito proprio a marzo, anzi un libro che proprio avete visto nel book haul di marzo, perché per fortuna il Corriere è riuscito a portarmelo, che è esattamente Aurora Rising di Amy Kaufman e Jay Kristoff. Gli autori, per chi li conosce, sono gli stessi in duo che hanno fatto la serie di Lumine, sempre fantascienza, e in particolare Jay Kristoff insomma, per gli amanti della letteratura fantasy è l'autore di Nevernight, quindi insomma è conosciuto proprio per la sua grandezza come scrittore. Quindi io ero molto curiosa per l'uscita di questo libro e non vedevo l'ora che arrivasse, però insomma, visto le vicissitudini di questo periodo, anzi abbiamo rischiato che venisse postdatata l'uscita, invece è uscito per marzo e sono riuscita finalmente a leggermelo. L'ho letto praticamente in 5 giorni, 4 giorni, malgrado il lavoro. Innanzitutto andiamo a vedere bene nella cover, lo avete già visto nel book haul, però rivediamola perché la veste grafica di questo libro è veramente splendida, meravigliosa. La Mondadori ha fatto un lavoro eccezionale sia sulla veste grafica che sulla traduzione di questo libro, quindi devo dire battito di mani, perché guardate che meraviglia, se riesco adesso a farvela vedere, malgrado il riflesso. Questa è la costa del libro e questo è il retro. È così lucida proprio perché la sovracoperta è un foglio trasparente, come vedete, e togliendolo si tolgono le scritte e le stelle e rimane la cover nuda, così, con questa illustrazione meravigliosa, e anche a tatto è veramente bella, assolutamente splendida. All'interno, aprendo, è fatto così. Poi abbiamo la divisione tra un capitolo e l'altro fatta in questa maniera, e in particolare il punto di vista di Magellano, che è un computer della protagonista del libro, che ha le pagine fatte in questa maniera qui. Il libro è uscito al costo di 19,90 €, come ho detto è appena uscito, ed è il primo di una serie che non ho mai capito se sono 3 o 5, perdonatemi, ma questa cosa alcuni dicono 3, alcuni dicono 5, comunque tanto è in via di uscita. In contemporanea a questo in Italia è uscito il 2, all'estero, che è Aurora Burning, con una cover ancora più bella di questa, perché questa è la stessa cover che c'è nell'originale, l'edizione originale, ma noi abbiamo da dire, devo dire, noi abbiamo una edizione molto più bella, perché questa cover che si toglie e lascia questa illustrazione splendida sotto nuda, è splendida. La veste grafica, come dicevo, è meravigliosa. Unica piccola pecca: non amo tantissimo il tipo di carta, è perfettamente leggibile perché, come vedete, non passa quello che c'è sotto. Io, che sono molto puntigliosa, al tatto non la trovo fantastica, però devo dire l'edizione è veramente da 5 stelline su 5 dal punto di vista grafico. Viene presentato come un libro di fantascienza, e in realtà possiamo dire che non è vero, è una menzogna, perché è un young adult ambientato in un mondo di fantascienza, ma non è un vero libro di fantascienza, è in realtà un libro molto ispirato, anzi potremmo dire quasi l'incontro tra Sei di Corvi e i Guardiani della Galassia. Infatti la critica che gli viene fatta maggiormente è che non è un libro molto originale e che le dinamiche e gli accadimenti sono liberamente presi appunto da storie che già conosciamo, in particolare da Guardiani della Galassia. Ora, se voi amate Guardiani della Galassia, amerete sicuramente questo libro. Che cosa ne penso io? Prima di continuare ve lo dico subito. È un libro problematico, ha delle pecche all'interno, ma è un libro di buon intrattenimento. Poiché io ritengo che i libri ti devono intrattenere, e lo ha fatto in maniera magistrale, io l'ho adorato nella lettura. Niente, è un libro che io ho amato tantissimo e non vedo l'ora di leggere il seguito, malgrado appunto abbia delle pecche e pecchi anche soprattutto un po' di originalità.
Però ripeto, non tutti i libri devono far scuola, non tutti i libri debbono insegnarci la scrittura, alcuni servono veramente come puro intrattenimento e questo sicuramente è un libro di puro intrattenimento. Per me è stato così. Innanzitutto di cosa parla questo libro? È ambientato nel 2380, inizia con Tyler Jones che è un cadetto dell'Accademia che si sta diplomando e ha la possibilità di scegliere la propria squadra. Per una serie di vicissitudini, il momento in cui dovrebbe scegliere i cadetti, i facenti parte della sua squadra, si trova invece nello spazio a salvare questa ragazza praticamente in una nave piena di cadaveri che era lì addormentata, che è Aurora. Addormentata, adesso voi il termine lo sapete meglio di me, insomma in criogenesi o ditemelo voi come si dice, ad ogni modo. Quindi una volta rientrato in accademia si trova con quelli che vengono definiti gli scarti dell'accademia. Questa è un'altra notizia fuorviante perché assolutamente non sono gli scarti, ma sono innanzitutto due tra le cadetti migliori dell'accademia, che sono la sua sorella e la sua migliore amica, che hanno scelto di non partecipare a nessun altro gruppo ma aspettare appunto lui, e tre altri ragazzi che non vengono selezionati dagli altri, malgrado siano eccellenti nella propria materia, non vengono selezionati dagli altri gruppi perché sono un po' per le loro condizioni fisiche e di razza emarginati dagli altri ragazzi o comunque soprattutto nel caso di Zila, autoemarginati. Quindi ci viene presentata una squadra di ultimi della classe, in realtà no. Tyler si troverà con una squadra di ragazzi molto particolari dal punto di vista emotivo e di crescita, ma assolutamente ottimi in quello che fanno. E a questo punto inizia questa loro avventura, soprattutto per capire chi è Aurora e perché a lei è legato il destino della galassia. Non vi dirò di più perché voi sapete che io faccio le recensioni senza spoiler, quindi non vi dirò di più. Vi posso dire ovviamente che tutta la loro avventura nello spazio ricorda tantissimo quella dei Guardiani della Galassia. Ripeto, le citazioni in questo libro abbondano, da partire da Aurora, che è ispirata ovviamente alla Bella Addormentata, a appunto la loro avventura ispirata ai Guardiani, sicuramente ai Guardiani della Galassia, soprattutto nella parte insomma del collezionista, che però nel libro mantiene un ritmo sempre molto alto, per cui sicuramente è un'avventura da leggere tutta d'un fiato che non annoia affatto, proprio per il ritmo narrativo molto alto. Un'altra cosa un po' molto poco da fantascienza che troviamo in questo libro, che è il fatto che una delle razze aliene è praticamente una razza elfica. Abbiamo Cal, uno dei protagonisti, che è di questa razza, che praticamente è una razza elfica, tanto che Aurora lo prende in giro e lo chiama Elrond o Legolas a seconda dei casi, proprio perché ricorda tantissimo il fantasy. Io ovviamente da amante del fantasy questa cosa l'ho apprezzata tanto, capisco che per i puristi della fantascienza però ripeto, forse non è il libro adatto ai puristi di fantascienza perché è più in uno young adult molto veloce e anche pieno di battute, più che un vero libro di fantascienza. La narrazione viene vista dal punto di vista dei 6 cadetti di Tyler Jones e dei suoi 5 facenti parte della sua truppa, di Aurora e nota carina di Magellano, che è questo tablet di Aurora. Nelle pagine che vi ho fatto vedere appunto abbiamo la narrazione anche dal punto di vista del computer, che eccola qua, questa in grigio, che arricchisce la storia appunto spiegandoci alcuni degli elementi delle razze, di come funziona la galassia, ma soprattutto dandoci delle piccole indicazioni anche comiche. Abbonda in questo libro l'ironia. Ovviamente i protagonisti sono tutti molto giovani, tutti psicologicamente non preparati per questa situazione, malgrado siano bravissimi nelle loro competenze, sono psicologicamente non pronti, immaturi, e questo fa scaturire tutta una serie di battute anche molto terra a volte, che però io ho adorato. Ripeto,
io non mi aspettavo da questo libro un grande libro di fantascienza, sono partita molto tranquilla sperando di essere intrattenuta in un momento insomma difficile un po' per tutti. Se la lettura di questo libro viene fatta senza voler per forza trovare un libro che cambierà la storia della fantascienza, ma appunto un semplice libro di intrattenimento, sicuramente adorerete la lettura di questo libro. Ecco, nel caso contrario invece, se invece volete leggere vera pura fantascienza o comunque un libro più impegnato, probabilmente Aurora Rising non è il libro adatto a voi. Vi dicevo, la storia appunto è narrata da tutti questi punti di vista, in questo riguarda molto i Sei di Corvi. C'è da dire che, essendo una storia breve, perché sono praticamente 350 pagine, avere praticamente 7 più il computer Magellano, 8 punti di vista, fa sì che non tutti i personaggi siano raccontati in maniera convincente e profonda. Questo ovviamente ci si aspetta che venga fatto nei prossimi volumi. Voglio dire, un personaggio come Zila non viene praticamente descritto, se non dal fatto proprio di non essere descritto, quindi il fatto che lei non parli molto quando il suo punto di vista è un po' il suo metodo di descrizione, perché è una ragazza molto chiusa e molto enigmatica. Però ovviamente ci si aspetta che nei volumi successivi tutti i personaggi siano maggiormente sviluppati. Altra critica che è stata mossa a questo volume è l'uso di alcuni cliché. Sicuramente ce ne sono, sì, altro che, però appunto sono raccontati in maniera molto fluida, per cui a me per esempio non hanno dato fastidio. Per esempio c'è un cliché che invece che è stato molto criticato e che invece di solito mi irrita abbastanza, che è il cliché del mate, cioè della, come potremmo definirlo, del compagno per la vita, che un po' ricorda anche Twilight o anche Agomas, che però a me in questo volume è piaciuto. Io di solito, quando di solito lo leggo in altri volumi, è una cosa che odio. Qui mi è piaciuto per come è stato affrontato, perché è tutto raccontato in maniera molto leggera, ripeto, i protagonisti sono molto giovani e viene raccontato con la leggerezza proprio della loro gioventù, quindi mi è piaciuto, ma assolutamente non mi ha disturbato. Ti lascia sul finale con delle belle scoperte, un finale non scontato, e anche questo non è scontato nei libri, e con la voglia appunto di andare avanti. Indubbiamente è un libro che potrete amare molto se le premesse sono queste, cioè se appunto vi aspettate un libro di puro intrattenimento ambientato in un universo fantasy, però scusate, di fantascienza, però non un vero libro di fantascienza vera e pura, e ve lo consiglio appunto in base però ai vostri gusti e a quello che andate cercando nei libri. Che dire, fatemi sapere se è un libro che vi potrebbe interessare, se lo avete letto, che ne pensate, se vi è piaciuto, oppure se invece non vi è piaciuto per niente. Scrivetemi anche il perché giù nei commenti. Inoltre, se vi va, seguitemi sul canale YouTube, iscrivetevi. Io intanto vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!